Salve, sono Elisa Marianini e in questo video scopriremo insieme dei semplici esercizi per sciogliere e allenare la mano al disegno. Oggi vi insegnerò degli esercizi per sciogliere la mano. Prendete un foglio da disegno e su di esso dovete tracciare, riempendolo tutto, delle linee accostate senza mai staccare il lapis. Potete prendere una matita HB oppure una matita B, va benissimo, un lapis B e dovete praticamente lavorare sia in orizzontale che in verticale. Poi vi farò vedere anche delle linee ondulate. L'esercizio è quello di andare sempre in questo modo, in questa direzione, senza mai accavallare l'immagine, e cercate di andare il più possibile diritti. L'importante è che non dovete mai staccare la matita, il lapis, e non dovete mai accavallare l'immagine, piuttosto lasciate degli spazi, andateci vicino, ma non dovete mai accavallare. È un esercizio che vedrete vi servirà molto per sciogliere proprio la mano. Poi prendete e fate un motivo, questa volta ondulato, vale a dire disegnate per esempio un motivo come questo e poi lavorate sempre con lo stesso discorso. Partite da un lato senza mai staccare la mano e senza mai accavallare, continuate tutto il percorso fino a riempire tutto il foglio. Questo esercizio è utilissimo. Io ora non ho completato il foglio, è solo per darvi un'indicazione su come lavorare. Un altro esercizio utilissimo è quello di prepararvi uno schema e quindi una sorta di griglia. Io la faccio in questa maniera, dove dovete fare dei quadrati. Dovete fare 4 quadrati in orizzontale e in verticale, più o meno, ok? A questo punto noi possiamo procedere prendendo e iniziando a riempire queste caselle e a sovrapporre, a infittire le linee andando verso il basso. Iniziamo le linee molto più rade qua su in alto, vedete, e piano piano io vado a infittirle, vado sempre più a infittirle senza mai però sovrapporle. Lo stesso avviene per quanto riguarda le linee che sono in diagonale. Lo stesso poi fate con le linee che vanno da quest'altro lato. Lo stesso farete anche con queste verticali, prima qua su più larghe e poi sempre più strette, fino ad arrivare a queste qua giù sempre più strette, e vi renderete conto come andremo da una gradazione di qui molto più leggera fino ad arrivare al punto più scuro. Sarà questa casella che vede incrociati tutti i tratti e sempre più fitti. Questo è per farvi capire come si può sovrammettere i colori creando appunto delle sfumature. Un altro esercizio che dobbiamo fare delle linee che sono curve ma parallele. Come si fa? Una forma di autocorrezione è quella di tracciare praticamente una linea retta tra le due estremità e verificare che siano appunto parallele. Per esempio, iniziamo a fare queste linee e bisogna cercare di mantenerle parallele il più possibile.
Per verificare se sono effettivamente parallele, tracciate una linea retta e vedete se questo è effettivamente avvenuto. Un altro esercizio è provare a disegnare dei cerchi perfetti con la mano, a mano libera, e quindi provate fino a che non trovate quello che vi soddisfa di cerchio. La mano deve essere alzata, fate conto, provate anche con la mano non appoggiata, fino ad arrivare a disegnare invece delle ellissi, che queste sono perfette poi per disegnare un volto, e vedremo perché. Per fare le ellissi dovete usare le linee di simmetria, vale a dire queste, e poi iniziare a fare questo discorso così, e quindi trovare un asse di simmetria nelle ellissi e controllare che tutti i quadranti devono essere tutti uguali. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi un bel like, di condividere il video, attivate la campanella affinché possiate avere tutte le informazioni sui miei video, sia i tutorial di tecniche artistiche sia curiosità di storia dell'arte.